Probabilmente l'esercizio isometrico più famoso di tutti, l'avrete visto fare nelle più svariate forme, sto parlando del plank. Ma come fare un plank che sia efficace e sicuro? Lo vediamo insieme in questo video. Ciao amici, sono Francesco, questo è il mio primo video su YouTube, lo faccio nel 2020 quando ormai YouTube è saturo. Solo per incoraggiamento vi invito a iscrivervi al canale e magari mettere un mi piace a questo video se è di vostro interesse. Parliamo di plank. Il plank è un esercizio fondamentale per andare ad allenare la funzione statica del core. Concettualmente non è troppo difficile, ci si mette proni sul pavimento, omeri perpendicolari al suolo, avambracci in appoggio e paralleli tra di loro, punta dei piedi in appoggio e piedi uniti. Tutto questo per andare a ricreare una linea, quindi un allineamento tra la nostra testa, torace, tronco e bacino. Come facciamo noi per andare a creare questa linea nella maniera più corretta possibile? Dobbiamo andare a guardare 4 punti fondamentali del plank per renderlo un plank efficace e sicuro. Primo, la retroversione del bacino. Magari avrete già sentito nominare questo concetto, ma non è così facile e così velocemente assimilabile, ci vuole un po' di pratica. Concettualmente cos'è la retroversione del bacino? Se noi andiamo a vedere una persona lateralmente, immaginiamo di guardarla con la sua parte posteriore alla nostra sinistra e la sua parte anteriore alla nostra destra, e a livello del bacino disegniamo un cerchio. Questo cerchio lo dovremo far ruotare in senso antiorario. L'osso sacro ruota verso la parte anteriore. Per far avvenire questa rotazione, quali sensazioni andiamo a ricercare? Sicuramente in primis una contrazione dell'addome. Contraendo l'addome, in particolare il retto dell'addome, andiamo ad accorciare lo spazio tra la sinfisi pubica e il nostro osso sternale. Il muscolo si accorcia, accorciandosi richiede più forza per mantenere tale posizione e quindi viene stimolato di più. Ma non solo dobbiamo puntare a contrarre l'addome, anche i glutei vanno contratti, perché anche il grande gluteo è un muscolo retroversore del bacino, quindi andrà contratto insieme alla parete addominale. Il secondo punto a cui porre attenzione sono le spalle. Anche le spalle vengono stimolate nel plank. Vanno tenute come? Le scapole vanno tenute depresse, quindi spingono verso il basso. L'idea è quella di allontanare le spalle il più possibile dalle orecchie, e le stesse andranno tenute anteposte, cioè le spalle dovranno andare verso l'avanti, quindi scapole depresse e spalle anteposte, scapole abdotte, quindi distanziate tra di loro. Questa è la posizione corretta delle spalle durante l'esecuzione di un plank. Se funzionale ai nostri scopi, possiamo andare ad eseguire una hollow position, che è una forte anteposizione delle spalle in avanti, è una posizione tipica del calisthenics. Se però siamo dei soggetti che non hanno particolari interessi a sviluppare ulteriori skills o ulteriori abilità, va bene anche una moderata anteposizione delle spalle. Terzo punto, i piedi. I piedi vanno tenuti uniti a martello. Non è che se distanziamo i piedi succede chissà quale danno, è che andiamo a diminuire la nostra leva. Più distanziamo i piedi, minore sarà la zona dove agisce la forza di gravità, che è la forza che noi andremo a contrastare. Se vogliamo rendere l'esercizio più difficile, possiamo andarci ad appoggiare sul dorso dei piedi. Aumenteremo la leva e quindi renderemo l'esercizio più complesso. Oltre a questi 3 punti menzionati, che sono fondamentali per una corretta esecuzione del plank, ce n'è un altro che non spesso viene citato. Se noi infatti andiamo a retrovertere il bacino, a deprimere le scapole, anteporre le spalle, a tenere i piedi uniti e a martello, però non andiamo a spingere col bacino verso il basso, e questo è il quarto punto, non andremo a eseguire un plank corretto. Quindi il bacino spinge verso il basso. Questi sono i 4 elementi fondamentali per fare un plank in maniera corretta. Il plank è un esercizio isometrico, eseguibile più o meno da tutti, ha una stimolazione sulla zona lombare minore rispetto ad esempio a un classico sit-up, altro esercizio principe che viene usato per l'allenamento degli addominali. Va però anche ricordato che quando facciamo un plank andiamo a utilizzare sia la muscolatura ventrale sia la muscolatura dorsale, quindi potrebbe essere che un soggetto poco allenato il giorno dopo abbia anche dei dolori alla zona lombare. Ultima cosa, se siete dei soggetti che lo tengono per più di un minuto, sarà un esercizio che non andrà a stimolare così tanto la zona interessata del core. In questo caso dovremo andare a renderlo un po' più difficile, o aumentando la leva o andando a dinamizzare il plank. Magari stare con un appoggio a 3, il plank con un appoggio a 4, oppure
creando dei movimenti che vanno a sollecitare di più la zona del core. Ma su questo ho intenzione di fare un tutorial a parte. Intanto, se vi è piaciuto questo video, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, anche per dare un po' di fiducia al canale, un mi piace qua sotto e ci vediamo alla prossima. Ciao!